collaudo dei nuovi carri armati italiani destinati alle zone di operazione. Il carro armato, moderna reincarnazione dell'antico carro falcato, fu intuito dalla mente universale di Leonardo, che fin dal 1484 lo definiva sicuro, coperto, inoffensibile, che penetra tra i nemici con le sue artiglierie, capace di porre in fuga gran moltitudine di gente. Il carro armato, più che ausiliario della fanteria, è un'arma autonoma che ha sconvolto la tecnica e l'arte della guerra. Nell'autunno del 1939 Giovanni Secchiaroli parte per la scuola carristi. Qui la sua personalità solare brilla come non mai. Il Balilla, come lo chiamano perché è il più piccolo, diventa la mascotte della scuola. Ai fratelli scrive di essere felice, che non sente alcun sacrificio della vita militare. Si raccomanda che la mamma stia contenta perché lei deve sapere che lui lavora. E con l'espediente del lavoro ha da lei il permesso di arruolarsi come volontario. Il triste 10 giugno 1940, la dichiarazione di guerra, lo trova ormai soldato volontario e gradualmente sempre più coinvolto nella tragedia che sta per consumarsi. L'ingranaggio, la triste logica delle cose da lui stesso messe in moto, porta lui ancora ragazzo e il resto degli italiani alla consumazione dell'evento più orribile che possa colpire l'umanità: la guerra. Vestita all'uniforme, Giovanni si sente fiero dei suoi compiti, che considera privilegio per un giovane della sua età, e crede davvero negli ideali che gli sono stati instillati. Nemmeno i primi sintomi delle sfortune delle nostre armi riescono a sminuire la fiducia in un esito felice dell'immane conflitto. After the first night's offensive, Italian prisoners taken during the fighting have their wounds dressed on the battlefield by South African first aid men. These are Germans who had been cut off, walking in to give themselves up. Scrive alla madre, 10 gennaio 1942. Speriamo che presto avremo la vittoria finale, benché gli inglesi abbiano ripreso la Cirenaica, ma gliel'abbiamo data per nostro comodo. Mai crollerà questa sua fede. Torna a scrivere dei suoi risultati raggiunti, del brevetto di pilota di carro armato, della patente conseguita per il Lanciarò, della capacità riconosciutagli dai suoi superiori, della sua promozione a caporal maggiore. Sempre conclude augurandosi: a ottobre sarò a casa per la vittoria. Ma il destino ha in serbo qualcos'altro per lui, e questa sarà l'ultima lettera che scriverà alla sua famiglia. La fulminea controffensiva dell'Asse, Bengasi riconquistata. Le prime vittoriose colonne entrano nella città. Il 27 maggio 1942, dopo la riconquista di Bengasi, il 132esimo Carristi si riorganizza in vista di nuove operazioni che iniziano con lo scontro di Rugbet el Atash e la successiva battaglia di Bir Hakeim, parte della più ampia battaglia di Ain el-Ghazala. Quel giorno, alle prime luci dell'alba, le pattuglie esploranti del terzo gruppo Nizza Cavalleria avvistano le postazioni di quella che si saprà poi essere la terza Indian Motor Brigade. È attestata a quota 171, a circa 6 km a sud-est di Bir Hakeim. Ma anche loro sono stati avvistati e sono presi di mira dal fuoco britannico, che li costringe a ripiegare verso le proprie linee. La terza Indian Motor Brigade è giunta sul posto solo il 24 sera e ha avuto giusto il tempo di attestarsi inquadrato. È loro mancato il tempo per disporre campi minati, ma gli indiani, avvisati fin dalla sera prima da pattuglie esploranti che importanti forze motorizzate avanzavano da ovest, hanno passato la notte a scavarsi le buche. Il 132esimo reggimento Carri dell'Ariete si dispone per l'assalto alla brigata indiana in linea di fronte su 2 colonne.
a sinistra il 9° battaglione e a destra l'8° battaglione, rinforzati dai semoventi. Segue il 10° battaglione e poi i mezzi dell'8° battaglione bersaglieri. In meno di un'ora i carri travolgono completamente le posizioni nemiche, neutralizzando i centri di fuoco e costringendo la brigata indiana alla resa. Ma la resistenza è stata coraggiosa, specie del 2nd Indian Field Regiment, la cui artiglieria ha causato vittime e danni soprattutto all'8° battaglione carri, finché non è stata distrutta dai semoventi da 75-18. A fine battaglia il 132° Reggimento Ariete ha perduto 15 carri, più alcuni danneggiati ma rimorchiati e probabilmente riparabili. È costato inoltre 30 morti e 40 feriti. Ed è in questa azione che cade da eroe il caporal maggiore Giovanni Secchiaroli, alla cui memoria fu decretata la medaglia d'oro al valor militare. E questa è la motivazione ufficiale. Mitragliere di un carro M13, già distintosi in numerosi combattimenti per audacia e sereno sprezzo del pericolo, durante un attacco a munitissima posizione nemica, pur essendo ferito ed unico vivente a bordo, continuava a far fuoco dal carro immobilizzato sulle vicinissime posizioni nemiche, finché un nuovo colpo anticarro non lo feriva morto. Raccolto in fin di vita, ancora stringeva le mitragliere roventi, rifiutava di essere trasportato ad un ospedaletto da campo e con un ultimo anelito di vita riusciva ad esprimere al comandante della divisione che visitava i feriti la gioia di aver dato se stesso alla patria e la certezza incrollabile della vittoria nelle nostre armi. Bir Hakeim, Libia, 27 maggio 1942. Dal canto suo il 9° battaglione Carri, comandato dal tenente colonnello Presti Simone, si imbatte in una reazione meno efficace e può così travolgere gli altri 3 lati del quadrato, scompigliandone il fronte e ottenendo la resa degli indiani, che tuttavia continuano a battersi isolatamente quando finalmente arrivano i bersaglieri per disarmarli e inquadrarli. Così riporta il diario del reggimento. Oltre 1 migliaio di prigionieri, fra cui un generale e 3 colonnelli, numerosi cannoni e armi automatiche, rimasero nelle nostre mani. Ma trattenere e dissetare un così grande numero di prigionieri è impossibile e dietro le loro rimostranze viene deciso di avviarli disarmati e appiedati verso Bir Hakeim, dove giungono il 29 mattina. Né il comandante della prima brigata delle forze della Francia libera, Koenig, nelle sue memorie, né altri autori francesi identificano nella divisione Ariete gli attaccanti della 3rd Indian Motor Brigade, al contrario degli inglesi che per una volta ammisero la sconfitta per mano italiana.